Ben ritrovati a tutti, oggi vedremo insieme la Salomon Confidence della linea Sonic 3 dedicata alla strada di Salomon. Questa linea di scarpe è molto giovane, ci sono tre diversi modelli, la Balance, la Accelerate e appunto la Confidence, che è la più ammortizzata, stabile e pesante delle tre, adatta ad allenamenti piuttosto lunghi ed a un passo molto lento. Giusto un breve disclaimer prima di cominciare, questa scarpa è stata messa a disposizione da Salomon grazie al rivenditore WeMove, che ringrazio, non sono stato pagato e queste sono le mie personali opinioni. La scarpa pesa 290 grammi nella versione maschile, più alta rispetto alla Accelerate che abbiamo visto nel video precedente, per un drop di 10 mm. È disponibile sul mercato ad un prezzo intorno ai 120-130 euro. Partendo dalla suola l'ho provata su strada, su terriccio, in curva, in discesa ed il grip è davvero buono in tutti i casi. Anche qui, come nell'Accelerate, c'è quello che viene chiamato disaccoppiamento geometrico, che non è altro appunto che una profonda scalanatura lungo tutta la suola della scarpa, dal tallone alla punta del piede, che aiuta la scarpa a flettersi lateralmente e a favorire quindi un maggior controllo, fluidità e stabilità in fase di appoggio, che però in questo caso, grazie allo spessore dell'intersuola e alla suola con un profilo praticamente piatto, non ho avuto proprio modo di apprezzarne il beneficio. Per quanto riguarda la durata della suola, essendo al primo utilizzo, posso solo dire che viene utilizzata la stessa mescola usata in altre scarpe dalla Salomon, specialmente nelle scarpe da trail, chiamata Contact Grip, che stando alla review delle altre scarpe dovrebbe garantire un'ottima durata. Quello che però ho potuto notare alla fine dell'allenamento è che la suola raccoglie davvero tante pietre che alla fine potrebbero dare fastidio. L'intersuola è una Optivibe ed è composta da due diverse schiume, una con uno strato un po' più denso sulla parte del tallone per assorbire gli urti e per favorire il controllo delle vibrazioni, e uno strato un po' più leggero e morbido sottostante per favorire l'ammortizzazione. Grazie allo spessore dell'intersuola non ho avuto alcun modo di notare il beneficio della parte più rigida sotto il tallone. Impossibile capirne il beneficio considerando che già di suo la parte leggera dell'intersuola è molto stabile. E devo dire che provando in un allenamento abbastanza lungo di 21 km non ho avuto problemi per quanto riguarda l'ammortizzazione, da avere poi dolore alle ginocchia, ma durante qualche allungo ho avuto come la sensazione che ci sia troppo schiuma, come nel caso dell'Accelerate, ma in questo caso ancora di più, tra il piede e il terreno, che può andare bene solo per allenamenti lunghi ad un ritmo davvero lento, ma che assolutamente, grazie al suo profilo piatto, un po' vecchio stile e al peso, non è adatta ad allenamenti veloci e per cui non è una scarpa che ti tiene versatile. Personalmente sono abituato a fare allenamenti come fartlek, dove si cambia il ritmo molto spesso, e apprezzo le scarpe che mi offrono una certa versatilità. Questo modello l'ho trovato poco entusiasmante, un po' noioso. Ho comunque la sensazione di indossare delle grosse e pesanti pantofole da casa che non garantiscono alcuna flessibilità ed elasticità, ma solo della grande stabilità. Per cui preferisco altre scarpe per lavori veloci, più rigide e più reattive, con un profilo curvato, non piatto, per favorire la transizione punta-tallone e con un peso e dimensioni decisamente ridotte. La tomaia è diversa rispetto ad altri modelli della linea Sonic 3, è un po' meno rigida dell'Accelerate, è un po' più traspirante ma ancora troppo poco traspirante, probabilmente anche grazie al tipo di linguetta che viene utilizzata, che aggiunge uno strato di stoffa internamente lungo tutto l'avampiede, però sicuramente mi ha garantito una buona stabilità
grazie anche alle strisce di supporto, soprattutto sulla parte dell'avampiede, ma non davvero tanto sulla parte del tallone. Sull'area del tallone è presente un supporto abbastanza pronunciato e morbido, che però non blocca affatto il tallone, e per cui non appena si aumenta un po' il passo, lo si sente davvero che la parte del tallone è piuttosto instabile e quindi poco sicura. Passando quindi alla stabilità, devo dire che grazie alla tomaia e al disaccoppiamento geometrico, alla notevole schiuma utilizzata e il profilo piatto, in termini di stabilità non si può dire nulla, eccetto per quanto riguarda l'area del tallone, che appunto, come dicevo prima, non tiene fermo il tallone. La scelta della lacci tradizionale, anche in questo caso come per l'Accelerate, mi piace molto perché la rendono davvero facile da indossare e in maniera veloce, e il sistema di fissaggio funziona davvero molto bene. Relativamente alla linguetta, come dicevo prima, è davvero ben fatta, lungo la parte dei lacci è ben rivestita per proteggere il collo del piede, ma lateralmente è più sottile per contenere il peso della scarpa. L'unica pecca di queste tipologie di linguette è il fatto che aggiungono uno strato di stoffa all'interno della scarpa, per cui la rendono meno traspirante. Per quanto riguarda la soletta, non ho avuto alcun problema, soprattutto all'inizio, durante i primi chilometri, ma ho notato che dopo i primi 5 o 6 km, soprattutto nell'area dell'avampiede, ho iniziato ad avvertire qualche fastidio. Alla fine dell'allenamento la pianta del piede, per quanto riguarda la parte dell'avampiede, bruciava un po'. Forse dovuto al fatto che più di tanto non si riesce ad andare con questa scarpa, e per cui il tempo di contatto al suolo non è tanto. Relativamente all'estetica, ci sono diverse colorazioni, devo dire che sono tutte davvero molto belle. Concludendo, la trovo una scarpa sicuramente poco versatile, da usare solamente per allenamenti lunghi e davvero ad un passo lento. E certamente non la consiglierei a chi sta cercando una scarpa specifica da allenamento, soprattutto per allenamenti veloci, né a chi sta cercando una scarpa versatile che si possa adattare bene ad allenamenti dove spesso si cambia il ritmo, come potrebbe essere un fartlek. La consiglierei piuttosto a chi si avvicina a questo sport per la prima volta e non ha l'esigenza né l'aspettativa di una scarpa da running che possa regalare emozioni. Detto questo, come sempre vi ricordo di lasciare un like nel caso in cui vi fosse piaciuto il video, di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati settimanalmente e di seguirmi anche sugli altri social come Strava o Instagram. Soprattutto su Strava potete trovare tantissimi dettagli relativamente agli allenamenti che faccio. Per cui vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.